Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici dell'Aquario, può essere un momento dedicato alla ricerca della stabilità, alla ricerca della concretezza. Diciamo che è una di quelle carte che punta alla zona di protezione, se vogliamo, la zona sicura. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, potete comunque ascoltare l'ascendente o il segno lunare, nel caso questa non risuoni. E per quello che riguarda le consulenze personalizzate piuttosto che il percorso di crescita mi potete contattare via mail e tenete presente che sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link per la sezione degli abbonati e il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 5 di spade, un 9 di spade, regina di coppe, cavaliere di coppe, tre di coppe, re di coppe, fante di pentacoli, e 8 di spade. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento generale del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere l'amore, il lavoro, i soldi, insomma un po' tutti i settori. Partiamo da questo 5 di spade che mi dice che c'è una sorta di confusione mentale intorno alla metà del mese. Abbiamo un 5 di pentacoli e un 2 di pentacoli. Potrebbe esserci come una delusione, un qualche tipo di situazione altalenante con questo 2 di pentacoli. Potrebbero anche esserci due situazioni da dover gestire e magari proprio il gestire queste due situazioni potrebbe generare questo conflitto del 5 di spade. Andiamo a vedere il 9 di spade. Cavaliere di spade. C'è qualche cosa che vi preoccupa. E io ho preso il mazzo al contrario. Molto bene. Quindi quelle due lì le giriamo. È come se da un lato, perché mi ritorna col 2 di pentacoli, da un lato del 2, diciamo così, c'è questo star bene del 9 di coppe, dall'altro lato del 2 di pentacoli c'è la voglia di andare avanti di questo cavaliere di spade. Però sento che di base c'è un qualche cosa che vi preoccupa e secondo me questo 9 di spade è collegato al 5 di pentacoli. È come se poteste vivere qualche carenza, qualche tipo di vuoto in questo periodo del mese. Andiamo a vedere la regina di coppe. Dieci di spade e 8 di spade. È come se ci fosse qualche cosa che non volete lasciare indietro. E mi ritorna di nuovo con questo 2 di pentacoli. È come se ci fossero due energie contrastanti che state cercando di sostenere, che qui non sapete in realtà se volete mantenere tutte e due o no. Il 10 di spade al contrario mi dice che è come se non foste pronti per lasciare una di queste due energie, però avete anche un 8 di spade qui, che tra l'altro si ripete qui,
che mi dice che avete come una visione un po' troppo negativa delle cose, ma giustamente questo 5 di pentacoli è una di quelle carte che io chiamo in modalità vittima, nel senso che c'è come questa sensazione di non farcela, mi viene da dire, come se mancasse qualche cosa, una carta di carenza, può essere carenza economica, però siccome fa anche riferimento alla carenza affettiva, è come se qui ci fosse un qualche cosa che non volete affrontare, mi viene da dire, per il vostro modo di vedere le cose. C'è questo 8 di spade che vi impedisce di vedere il lato positivo delle cose. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 10 di coppe. E sacerdotessa. Anche la sacerdotessa qui è girata al contrario. C'è qualcosa di cui non state prendendo consapevolezza. L'otto di spade è raffigurato da una fanciulla bendata. Quindi è come se ci fosse un lato di questa situazione che andrete a vivere nella seconda metà di maggio, o di questa relazione, o di questa ambivalenza, perché io comunque qui vedo che c'è qualcuno che sta cercando di sostenere due situazioni diverse, che possono essere due situazioni familiari, due relazioni, due lavori, magari anche solo, che ne so, la famiglia e il lavoro, però è come se non riusciste ad avere la visione completa qui. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Guardate, vedendo il 2 di pentacoli, il 3 di coppe per molti è una relazione, sono due relazioni, ok? Qui abbiamo un 3 di bastoni e di nuovo un 5 di spade. C'è voglia di andare avanti, c'è voglia secondo me di costruire, però di nuovo c'è questo 5 di spade che un po' pesa. Potrebbero essere le lotte egoiche interne a voi, quindi quello che per voi è valido, quello che voi credete, quello che voi non credete sia possibile con questo 8 di spade. Però comunque questo 3 di bastoni mi dice che ci sarebbe la voglia di costruire, ci sarebbe la voglia di andare avanti, di sperimentare cose nuove. Probabilmente con il 5 di spade non si sa bene come fare, perché con il cavaliere di coppe un'offerta potrebbe arrivare qui, ragazzi. Quindi se fossero per esempio due relazioni, una delle due potrebbe farsi avanti. Cioè una delle due persone potrebbe comunque farvi qualche tipo di offerta, qualche tipo di proposta, potrebbe aprire un discorso di un certo spessore, ok? Andiamo a vedere il re di coppe. 3 di spade e asso di spade. 3 di coppe, 3 di spade, asso di spade. Fate attenzione ragazzi, perché ho come la sensazione che nella quarta settimana del mese potrebbe effettivamente arrivare una notizia che provoca un po' di dolore. L'asso di spade è una di quelle carte che parla di verità che vengono a galla. E qui avevate la sacerdotessa al contrario, può essere che la settimana dopo questa verità che prima non si voleva vedere con la sacerdotessa o con il 5 di spade perché parla di confusione mentale, con l'asso di spade arrivi finalmente alla chiarezza mentale. Può essere siccome il 5 di spade è una carta egoica e l'ego ci frega un po' sempre, può essere che arrivi proprio come una consapevolezza o addirittura proprio una notizia, cioè è come se qualcuno vi dicesse qualcosa, potrebbero dirvi: guarda che sto frequentando un'altra persona, potreste essere voi a dire: guarda che sto frequentando un'altra persona, guarda che ho quest'altra situazione che mi tiene impegnato o impegnata. C'è come una rivelazione qui, che potrebbe effettivamente portare un po' di sofferenza. Andiamo a vedere il fante di denari, regina di spade e regina di denari. Allora, questo fante di pentacoli lo sento collegato con il 3 di bastoni. Ripeto, ci sarebbe la voglia di andare avanti, perlomeno con una di queste due energie, però con la regina di spade sento che dovete delimitare i confini, perché il fante è un qualche cosa che inizia, ma è come se fosse giusto fare iniziare le cose in modo corretto, in modo retto, dando una certa intenzione, una certa
direzione, se vogliamo, a questa situazione o alla relazione. Andiamo a vedere l'otto di spade. Temperanza e 4 di coppe. Sento, ragazzi, che queste regole che darete non sarà sufficiente a rimettere in equilibrio le cose. Ma perché? Perché qui avete di nuovo il 4 di coppe, un'altra carta di cecità. Sapete cosa? Sento che qualcuno vi potrebbe fare un'offerta. Ora, ripeto, potreste anche essere... Scusate. Potreste anche essere voi a fare un'offerta, però supponiamo che sia qualcun altro a farvi un'offerta. Io sento che qui potreste rifiutare questa offerta, perché con l'otto di spade è come se non vedeste una possibile situazione in equilibrio, o magari avete bisogno di tempo per sanare voi stessi, perché comunque avete quest'otto di spade che pesa, la vostra visione negativa, siete negazionali, è sempre tutto no, vedete sempre tutto nero. Quindi magari è per quel tipo di visione che avete della situazione, della relazione, che tenderete a rifiutare questa proposta, perché magari fate fatica a cambiare. 5 di spade sono carte che creano confusione mentale, ma è la mente che si racconta delle storie. Qui voi avete bisogno di trovare la vostra stabilità, la vostra sicurezza, la vostra zona protetta, mi viene da dire. Andiamo a vedere situazione per situazione. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora, ragazzi, sinceramente non vedo grandi novità nella seconda parte di maggio. Può essere che ci siano come 2 o più magari aziende o contatti che avete preso con i quali siete magari in trattativa per qualche colloquio o cose di questo genere. Però guardate, non sento che vadano a buon fine questi 2, quindi mi viene proprio da dirvi: non perdete tempo e mandate subito altri curriculum, non state lì appesi a aspettare che vi diano delle risposte. Voi mandate curriculum a raffica. Sapete cosa? Ho come la sensazione che dovreste un po' spostarvi dalla vostra zona abituale di ricerca, perché ho come l'impressione che se vi spostate un po' più in là ci siano come più probabilità di avere opportunità, di avere occasioni, e questa offerta potrebbe anche essere un'offerta di lavoro, ovviamente, però può essere un qualche cosa un po' troppo fuori dalle vostre corde, e quindi siccome avete questo modo di pensare un po' negazionale è come se diceste: no no, ma io non sono in grado, no no, ma io non sono abbastanza, non sono abbastanza formato, non sono abbastanza qui o abbastanza lì. E invece è solo un vostro modo di vedere le cose, cioè a un certo punto ci si deve buttare nella vita, no? E quello che non si sa si impara cammin facendo, e boh. Cioè tutte ste paturnie molte volte ci bloccano e basta. Per chi è occupato, attenzione all'ambiente lavorativo, sento che potrebbero esserci dei litigi, dei pettegolezzi, delle cose poco chiare, e qualcuno di voi, vi dico, che potrebbe anche essere tentato di chiedere un trasferimento. Se l'avete già chiesto e lo state aspettando, mm, potrebbero esserci dei passi avanti, nel senso che magari vi chiedono dove vorreste andare, potrebbero chiedervi che tipo di settore volete ricoprire, che non sia quello dove siete già, però da lì a dire che effettivamente già vi spostino, non lo sento ancora, però è come se fosse un buon periodo per chiedere dei cambi. Per quello che riguarda gli autonomi, allora qui potrebbero esserci dei temi con dei collaboratori o con dei sottoposti. Io sento che c'è come qualcuno che continua a deludervi, e ragazzi, può essere necessario il dover interrompere questa collaborazione. In realtà qua non c'è morte, non c'è torre,
C'è solo un asso di spade che può parlarmi di tagliare qualcosa, però è anche vero che con la temperanza al contrario e questo imperatore ci sono da rimettere in sesto gli equilibri. È come se dovesse ricominciare da capo a sistemare questa relazione. Quindi, se c'è per esempio un dipendente che, non lo so, arriva sempre tardi, voi l'avete già ripreso 1000 volte e fa orecchie da mercanti, fate una riunione aziendale e comunicate che da qui in avanti ad ogni minuto di ritardo togliete un quarto d'ora di busta paga, come si dice, di pagamento alla busta paga. È una minaccia? Sì. Sì. Però è anche lecito perché sennò ognuno fa quello che vuole. Voi se siete i titolari dovete pensare alla produttività aziendale, quindi a un certo punto. Parliamo di soldi, che anche qui ragazzi sto mese. Allora, non sento che starete male in realtà, però è vero che potrebbero uscire dei soldi in più. Diciamo per tappare qualche pasticcio che si è fatto o che qualcun altro ha fatto, o potrebbe esserci... io di solito non parlo di salute, non mi piace perché la mente crea, quindi se voi pensate che vi ammalerete, sicuramente vi ammalerete perché lo state creando voi, però vi posso dire che potreste dover fare qualche giro in farmacia di più rispetto al normale in questo periodo. Attenzione alla gola, mi viene da dire, i malanni di stagione, il mal di gola, l'aria condizionata, gli sbalzi di temperatura. Non vedo né questi guadagni esagerati, però a parte questo piccolo contrattempo che potrebbe farvi spendere qualche cosa in più, secondo me la parte economica è abbastanza tranquilla. Se parliamo di progetti, ecco, allora vi dico qua, iniziamo a vedere che ci sono come delle cose interessanti. Potrebbero arrivare effettivamente delle nuove collaborazioni, delle nuove conoscenze con le quali parlando, spettegolando, confrontandosi, potreste come ricevere delle ottime proposte, degli ottimi, come vi posso dire, spunti per iniziare qualche nuovo progetto. Io ho come la sensazione che potrebbero dirvi: vieni nel nostro gruppo, mi parlano di volontariato o comunque di qualche tipo di associazione, quindi potrebbe essere che qualcuno vi inviti a far parte o ad iscrivervi ad un'associazione, a un sindacato, mi dicono anche, cioè come l'appartenenza a un grande gruppo che vi propongono di fare ai fini di un progetto più grande. Parliamo di relazioni affettive. Allora, a livello familiare, ragazzi, ve lo dico sinceramente, poi voi prendete sempre con le pinze quello che dico, perché io leggo energia, perché normalmente risuona di più l'ascendente che il segno lunare, cercate di incastrare luna, ascendente e segno solare e poi prendete il messaggio che risuona in tutte e tre come vostro, però confondetevi con la tappezzeria, secondo me, in questo periodo, in questi 15 giorni di fine maggio, in famiglia ci potrebbe essere come una certa energia un po' pesante. Voi evitatela se potete, tutto quello che potete. Dite che dovete lavorare, che avete altro da fare, cercate di evitare di vedere i familiari, perché sento un'atmosfera un po' pesantuccia lì. Niente di sconvolgente, però potrebbero esserci dei temi che appesantiscono un po' l'ambiente, quindi se non volete appesantirvi fate il giro largo. Per quello che riguarda le relazioni affettive romantiche, allora, se siete single, potrebbe effettivamente entrare qualcuno nella terza settimana del mese. Potrebbe essere una persona interessante, dove vi prendete anche a livello mentale, però vi dico anche che secondo me è una persona che avete bisogno di mantenere un po' sotto controllo, di tenere a bada, perché è una di quelle persone che prende parte, va e si fa tutti i calcoli da sola, questa persona, senza chiedervi se è quello che volete anche voi. Quindi c'è come un po' da stoppare
questa veemenza, questa irruenza di questo personaggio nei vostri confronti. Sinceramente è una persona che vi prende di testa, non sento, per adesso, non sento altri coinvolgimenti, cioè tipo emotivo piuttosto che fisico. Come se adesso fosse più una questione mentale. Però quello che mi viene da dire, siccome voi partite con un 5 di spade e un 5 di pentacoli, che sono due carte di visione un po' negativa, anche lì fate attenzione ai pensieri che fate inerenti a questa persona, perché avendo un'attitudine piuttosto negativa qui potreste interpretare in modo negativo i movimenti e le avance di questa persona. Diciamo che tenderete a tenerla un po' lontana, secondo me. Se parliamo di relazioni ufficiali, tutto sommato non va male, ma sento che c'è un tema che dovete affrontare prima o poi con il vostro partner. Qui avete un 9 di spade, un 5 di spade, l'8 di spade, il 10 di spade. Ci sono dei temi che vanno affrontati perché vi preoccupano. E il tema potrebbe essere: ho troppe cose da fare, con questo 2 di pentacoli non riesco più a dividermi, e quindi potrebbero esserci come delle discussioni su chi fa che cosa o su quanto tempo passare insieme. Se per esempio non convivete dovete incastrare gli orari per vedervi. Potrebbe esserci un... Sento come una lotta tra il devo fare delle cose e ho l'altra persona che insiste per vederci. Si tratta di mettere un po' i paletti, secondo me, tra il tempo che potete dedicare all'altro o all'altra e il tempo che dovete dedicare a voi. Diciamo che ho più la sensazione che sarete un po' fagocitati dagli eventi piuttosto che essere voi che controllate in che direzione vanno gli eventi. E probabilmente tutto questo movimento farà sì che prendiate un po' di spazio tra voi e l'altra persona. Vi dico che c'è un 3 di spade, un 3 di coppa, un 2 di pentacoli, e per qualcuno, ragazzi, potrebbe esserci come una terza persona. Adesso arriviamo alle relazioni clandestine, complicato, senza etichetta. E vi dico che sì, potreste essere in 3, soprattutto se siete in una relazione clandestina. Io credo che qua vi stiano confondendo la mente, perché si parte già con 2 5, qui abbiamo un altro 5, un 3 di coppe, un 3 di spade, c'è una sacerdotessa al contrario, come se qualcuno volesse nascondere qualcosa, e qui abbiamo un 4 di coppe. Io sento che c'è come un tema che andrete ad affrontare, che potrebbe dare come una certa instabilità alla relazione, che l'altra persona avrà fretta di chiudere, ma a voi non convincerà tanto come si svolgerà questo discorso, questo tema, e alla fine sento che è come se diceste no, basta, non accetto più scuse. Perché comunque la temperanza è il contrario, c'è qualcosa da riequilibrare qui, infatti voi cercate la stabilità e secondo me questa persona non ve la dà. Anche perché anche qui abbiamo la regina di pentacoli, che è quella della concretezza e girata a testa in giù, mentre la regina di spade, che è quella della mente, delle proiezioni anche se vogliamo, delle illusioni, dei progetti, è a testa in su. Quindi mi sembra quasi che sia una relazione più parlata che non effettivamente vissuta, e voi avete bisogno di viverla, avete bisogno di riportare l'equilibrio in questa situazione, in questa relazione. Quindi per qualcuno ci potrebbe essere un rifiuto di certe dinamiche o della persona proprio. Sento che è come se avesse la necessità di rimbalzare questa persona per 15 giorni. Per la serie, lasciami stare, lasciami nei miei pensieri, nella mia autoanalisi, nella mia negatività, ma non voglio aggiungere negativo al negativo. La sento un po' così. Ma perché voi siete in confusione e quindi tutto questo turbinio mentale non vi fa stare sereni. È come se vi faceste 1000 paturnie sul non ho questo, non ho quello. Vi ricordo che il 5 di pentacoli è una carta di carenza, di vuoto, normalmente un vuoto materiale. Qui abbiamo la vostra materialità che dovete costruire, e con la regina di pentacoli sento che questa persona non è in grado di dare una consistenza che è quella di cui voi avete bisogno.
Quindi per qualcuno potrebbe esserci come un allontanamento tra voi e l'altra persona, che sarete voi a dare, sarete voi a comunicare questo allontanamento, però c'è come un mi prendo lo spazio, mi prendo il tempo di pensare, di risolvere il bisticcio che c'è all'interno della mia mente, tra me e me fondamentalmente. Qui avete bisogno di trovare la vostra zona sicura, la vostra zona protetta. Andiamo a vedere un koan. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. E vale anche per le informazioni. Un'informazione di per sé è neutra, o come una candela bianca, di per sé è neutra. È importante l'intenzione che uno mette nell'usare questa candela o questa informazione. Sapete, c'è un oracolo dove c'è una carta, forse proprio la numero 3, e parla di pettegolezzi. E qui con questo 3 di coppe al contrario io lo sento tanto, anche perché c'è un 5 di spade. Quindi potrebbero esserci dei pettegolezzi durante la seconda parte del mese, o potrebbero arrivarvi delle informazioni, delle prese di consapevolezza che starà in vostro potere, diciamo, utilizzare in modo positivo o in modo negativo. Tu sorridi e il mondo cambia, ecco, ma voi ne avete bisogno perché con tutti sti 8 di spade, 10 di spade, cavaliere di spade, 5 di spade, 5 di pentacoli, 3 di spade, avete tante spade, c'è la mente che è un po' inquinata, se vogliamo, dai pensieri negativi. Qua vi dice un po' di cambiare attitudine, di guardare il mondo e la vita sorridendo, che a quel punto lì poi è la vita che ci sorride. Si tratta di alzare le vibrazioni. Finché io sono in una vibrazione bassa, attiro quello che c'è in quella vibrazione. Quando io alzo la mia vibrazione, attiro quello che c'è nella vibrazione più alta. Come si fa ad alzare le vibrazioni? Togliete i pensieri negativi, togliete le emozioni negative. Cercate di sintonizzarvi con la musica o con il ballo o con quello che vi piace in un sentimento di felicità e di gioia, e cercate di mantenerlo il più a lungo possibile. Oppure anche con l'alimentazione, per esempio, si tolgono la carne, gli zuccheri, i prodotti processati, si alleggerisce il corpo fisico proprio. Spiego tutto nella playlist gratuita dei chakra, comunque ragazzi. Cambio di sentiero, qui parla di gennaio, quindi può essere o un cambio che avete fatto a gennaio, e quindi questo 5 di spade magari è la conseguenza di questo cambio, o potrebbe essere che a gennaio dell'anno prossimo ci possa essere come questo cambio di sentiero. Io sento che è più qualcosa che viene dal passato, però fatemelo sapere nei commenti. E poi abbiamo il saggio, l'anno che viene. Allora secondo me ragazzi qui è come se in questo periodo poteste dover mettere le basi, mi viene da dire, per trovare la vostra stabilità con questo imperatore. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia detto spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con il like, hype, iscrizione o condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, questa è la mail, numero di telefono e link alla pagina web sono sotto nella descrizione del video, e se volete fare il percorso sulle credenze limitanti per conto vostro vi basta abbonarvi al canale. In quella sezione, oltre a tutto il tema degli abbonati, ci sono temi anche come la metafisica, la metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, della vista eterica, di come proteggere il campo energetico, di come sviluppare il terzo occhio, insomma è un po' tutto quello che ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!